What's up folks, what's up YouTube, benvenuti a una nuovissima puntata del salotto di AJ Matt. Come mai sono tutto incordinato oggi? È l'All Star Game Weekend, allora indossi i colori della mia squadra preferita, i Chicago Bulls, squadra preferita da quando sono piccolo, e guarda caso quest'anno gli All Star Game si terranno proprio a Chicago, dunque ho rispolverato il mio hat e il mio giubbottino del City Limited Edition dei Chicago Bulls. Di cosa andiamo a parlare oggi? Io farei un enorme rullo di tamburi per The One That Started It All, signori e signori, la Jordan 4 Bred. Ok folks, eccola qui tra le mie mani, la scarpa è uscita il 4/5 del 2019 ad un retail di $200, era possibile acquistarla presso l'app Sneakers e presso alcuni retailers selezionati. Io l'ho acquistata in un punto molto particolare dell'Europa e ve lo dirò alla fine. Allora, questa qui è la scarpa del The Shot. Nel 1989 MJ la veste ai suoi piedi e schiaffa quel super tiro in faccia a Craig Halo, dando durante i playoff la vittoria ai Chicago Bulls e autoincoronandosi MVP, Most Valuable Player di quell'anno. Dunque una scarpa veramente importantissima per la storia del brand e per la storia di MJ. Ok folks, andiamo a vedere nel dettaglio questa fantastica scarpa, andiamo a vedere perché è identica alle OG del 1989, infatti questa qui è uscita per il 30° anniversario delle Jordan 4 Bred. Allora partiamo subito dal Flight sotto il Jumpman che troviamo nella linguetta, vide luce la prima volta nel 1989 e in questa edizione fortunatamente ce l'hanno messo esattamente sotto il Jumpman. Cosa importantissima e fondamentale, back heel con il Nike Air logo su tab nero, logo grigio su tab nero, e fortunatamente il tab nero è morbido, non duro come le altre edizioni che vi farò un brevissimo cenno storico dopo. Upper della scarpa totalmente nero con la classica net su mesh sopra toe box e nei due lati. Ovviamente troviamo il tab plastico come nell'OG del 1989 arancio con il logo Nike Air, laccio nero, nessun laccio di ricambio proprio come le OG del 1989, tutto l'upper, anche quello come le OG del 1989, è Nabuk. Vi spiego adesso la differenza tra Nabuk e scamosciato. Lo scamosciato lo troviamo sulle 13 ed è un materiale molto più bello al tatto ma più delicato, infatti teme tantissimo l'acqua, lo sporco e i graffi. Il Nabuk non ha alcun problema, soprattutto non teme lo sporco, non teme i graffi e non teme l'acqua, molto più facile da trattare. Ai lati troviamo le classiche alette con il tendilacci delle Jordan 4, ovviamente black su grigio per i 4 tendilacci, midsole bianca con layer che vediamo già dalle Jordan 3, nera, e ovviamente outsole rossa, parte di outsole grigia per arrivare alla toe box grigia e la parte di outsole rossa con le famosissime stelline. Adesso a vedere la sole, per la prima volta troviamo il Nike Air con lo swoosh in questa parte bianca, heel dell'outsole rosso, sole grigia e bianca e verso toe box la strisciata rossa con le super distintive stelline Nike dell'epoca. Ok folks, adesso dei brevi cenni storici sulle retro prima del 30° anniversario, prima della scarpa che avete visto. Dopo 10 anni, nel 1999, Nike fa uscire una riedizione, esattamente il 5/5 del 1999, esattamente identica a quella del 2019, perciò back heel con il Nike Air, Jumpman con il Flight, stessi colori, stessi materiali, veramente fantastica. Uscì a $100, adesso nel mercato del resale, essendo una scarpa di altissima qualità, si trova a non meno di 350-450 euro.
Il 19/7 del 2008 vediamo la seconda retro della Jordan 4 Bred, ma qui le cose cambiano. Fa parte innanzitutto del CDP pack, del countdown pack, ma vennero cambiate diverse cose. Nel back heel non troviamo il Nike Air, troviamo solo il Jumpman, come anche nell'outsole e nell'insole. Dei cambiamenti che ai fanatici di Jordan 4 piacquero, ma fino a un certo punto. La scarpa uscì con un retail di $155, adesso si trova intorno alle 250-300 euro. La terza retro esce l'1/11 del 2012, come la seconda retro vede il Jumpman nel back heel, vede il Jumpman nell'outsole e nell'insole, ma a differenza della seconda che un po' si salvava per materiali, questa qui ha dei materiali talmente scadenti che trovò il disappunto di tutti i collezionisti di Jordan 4 e di tutti i compratori di Jordan, perché i quality control di Nike in quel periodo non so cosa hanno visto, ma fecero uscire una scarpa veramente scadente. Uscì a $160, adesso si trova sul mercato del resale intorno ai $220-250, ma la sconsiglio vivamente perché è una scarpa non fatta bene. Ok folks, allora per oggi è tutto. Abbiamo visto la Jordan 4 Bred, The One That Started All, la scarpa del The Shot, oltretutto la scarpa di questo 30° anniversario di Jordan 4/5 del 2019, una scarpa bellissima, una scarpa fatta molto bene, identica alle OG del 1989, una scarpa che come vestibilità io ho preso un 11,5 anche se un 12, perciò con le Jordan 4 anche qui non è una true to size, ma potete andare anche mezza size in meno, perché avendo una pianta abbastanza larga, essendo una scarpa abbastanza bombata, potete permettervi di scegliere quella mezza taglia in meno. Io questa scarpa, come vi dicevo all'inizio, l'ho comprata in Polonia ad un prezzo veramente steal, ovviamente DS, dentro un negozio. Sono entrate, avevano in sconto le Jordan 4 Bred a mesi dall'uscita, infatti l'ho comprata subito, c'era solo, come dicevo, l'11,5, l'ho provata, era perfetta, ho detto è mia ed è stata un grandissimo stile. Non vi dico quanto l'ho pagata perché sono un signore. Questa scarpa ovviamente la mettiamo con tutto, perché abbiamo i colori basici, abbiamo un nero, abbiamo un rosso, abbiamo un grigio, abbiamo un bianco, perciò veramente folks, matchate, sbizzarritevi, perché questa qui è una scarpa veramente facile e ai piedi vedrete che farà girare moltissime teste. Consiglio sempre un pantalone un po' più morbido, perciò jeans eviterei lo skinny, perché essendo una scarpa un po' bombata si vedrebbe troppo la silhouette bombata, perciò sceglierei sempre un jeans un pelino morbido piuttosto che un cargo, piuttosto che un pantalone anche largo però con una coulisse al fondo, perché non vogliamo coprire la bellezza di questa scarpa. Folks, è veramente tutto. Mi raccomando il tasto subscribe, mi raccomando sempre super attivi con i commenti qua sotto, mi raccomando sempre super attivi con i commenti su Instagram, mi raccomando con i consigli, mi raccomando sempre con tutto. Siate interattivi, perché l'interattività è quello che farà crescere questo canale. Ora da AJ Matt e la scarpa del The Shot, la Jordan 4 Bred, è tutto. Mi raccomando, fate i bravi e sia!